Hai appena pubblicato un video, sei soddisfatto? Buon titolo, thumbnail decente, argomento utile. Spegni il computer e aspetti. 2 ore dopo 8 visualizzazioni, il giorno dopo 13 visualizzazioni, una settimana dopo 37 visualizzazioni. Lo stesso identico argomento che su un altro canale fa 5.000 visualizzazioni. Cosa è successo? Probabilmente hai fatto uno di questi 9 errori nelle prime 48 ore dopo la pubblicazione. Errori che ho fatto per mesi, perdendo migliaia di visualizzazioni. Ma quando ho smesso, il mio canale ha iniziato a crescere rapidamente. Oggi ti mostro esattamente cosa non fare dopo aver pubblicato un video, perché quello che fai nelle prime ore è la differenza tra 50 e 5.000 visualizzazioni. Questi 9 errori li fanno il 90% dei piccoli canali. Il problema è che sono silenziosi, non ti danno un errore, YouTube non ti avvisa, semplicemente il tuo video muore. Alla fine di questo video saprai esattamente quali azioni evitare nelle prime 48 ore, perché l'algoritmo penalizza questi comportamenti e cosa fare invece per dare al tuo video la migliore possibilità di successo. E se già hai fatto qualcuno di questi errori, tranquillo, ti spiego anche come limitare i danni. Iniziamo subito con l'errore numero 1, quello che ho fatto per 4 mesi senza accorgermene. Primo errore, guardare il proprio video subito. Video caricato, online, pubblico. La prima cosa che fai, clicchi per guardarlo. Voglio solo verificare che tutto vada bene. Guardi 30 secondi. Ok, chiudi. Congratulazioni, hai appena detto a YouTube che nemmeno tu vuoi guardare il tuo video. Ecco cosa succede dietro le quinte. YouTube ha 0 dati sul tuo video. Nelle prime ore sta raccogliendo informazioni critiche. Chi clicca? Chi guarda fino in fondo? Chi abbandona dopo 10 secondi? Se tu sei una delle prime 5 visualizzazioni e abbandoni dopo 30 secondi di video di 10 minuti, la tua retention è del 5%. YouTube pensa, non lo guarda nemmeno chi ha creato il video, deve fare schifo. E mette il tuo video in parcheggio, smette di provarlo, il gioco è finito prima ancora di iniziare. Io l'ho fatto per mesi sul mio canale Faceless, video dopo video, sempre 50-100 visualizzazioni. Poi ho capito, e sai qual è stata la differenza? Il mio video successivo, pubblicato con la stessa qualità, 1200 visualizzazioni nelle prime 48 ore, stessa nicchia, stesso livello. L'unica differenza non l'ho guardato subito. Quindi controlla il video prima di pubblicarlo. Se proprio devi verificarlo dopo, guardalo tutto o aspetta almeno 3-4 ore. Fai in modo che i primi dati per l'algoritmo vengano da spettatori reali, perché quando hai un canale piccolo ogni singola visualizzazione conta per l'algoritmo. Ma c'è un errore ancora peggiore di questo, e lo fanno praticamente tutti per aiutare il video. Ascolta, so che tutte queste informazioni possono sembrare complicate, per questo ho creato una community gratuita su School, Creator Lab Italia. Dentro trovi un corso gratuito per iniziare YouTube col piede giusto, videochiamate settimanali dove puoi farmi domande dirette e una consulenza 1-1 di un'ora per rivedere il tuo canale. È tutto gratuito, trovi il link nella descrizione di questo video. Ma ora torniamo agli errori, perché il prossimo è subdolo. L'ho fatto anch'io pensando di fare la cosa giusta. Secondo errore, condividere con persone sbagliate. Hai pubblicato il video. Qual è la prima cosa che fai naturalmente? Mandi il link del video a tua mamma, agli amici, ai colleghi di lavoro, nel gruppo WhatsApp di famiglia. Pensi, così almeno avrò qualche visualizzazione in più. Errore devastante. Ecco perché. Tua madre ti vuole bene. Clicca, guarda 40 secondi per farti felice e poi chiude. Un tuo amico è gentile. Clicca, guarda per un minuto. Carino e chiude. Hai ricevuto 2 visualizzazioni. Evviva! Per YouTube, 2 persone hanno schifato il tuo video. Ma c'è di peggio. YouTube sta cercando di capire chi è il tuo pubblico. Vede tua madre, che di solito guarda ricette, interessata al tuo video su come far crescere i muscoli dopo i 40 anni. Vede il tuo amico, che guarda solo video su finanza personale, interessato al tuo video sull'allenamento fisico. L'algoritmo pensa, ah ok, questo video piace a chi guarda ricette e finanza personale, interessante. E inizia a mostrarlo a un pubblico completamente casuale. Cosa succede? Retention bassissima da un pubblico sbagliato. L'algoritmo non trova mai il tuo pubblico reale. Il tuo video successivo avrà lo stesso problema. Ho visto canali bloccati a 20 visualizzazioni per mesi a causa di questo errore. Invece cosa devi fare? Aspetta almeno 48 ore prima di condividere. Condividi solo a persone veramente interessate all'argomento. Meglio nessuna condivisione che condivisioni sbagliate. Ma Marco, ho 15 iscritti, ho bisogno di quelle visualizzazioni. No, hai bisogno che YouTube capisca il tuo pubblico. Fidati dell'algoritmo.
È bravissimo a farlo se lo lasci lavorare. Questo errore confonde l'algoritmo, il prossimo lo distrugge completamente. Terzo errore, comprare visualizzazioni o iscritti. 8 visualizzazioni in 3 giorni. Forse serve una spinta iniziale. Cerchi su Google come comprare visualizzazioni YouTube. 5 euro per 1000 visualizzazioni. Sono visualizzazioni vere, dicono. Cosa può andare storto? Tutto. Può andare storto tutto. Conosco personalmente un creator che ha fatto questo errore. Sul suo canale con 1000 iscritti, ogni video nuovo pubblicato riceveva 15-20 visualizzazioni. Per mesi. Alla fine si è arreso, canale distrutto. Ecco cosa succede veramente quando compri le visualizzazioni. Queste visualizzazioni vere vengono da account pagati per guardare qualsiasi cosa. Un giorno guardano video di cucina, il giorno dopo il tuo video su come far crescere i muscoli dopo i 40 anni, il giorno dopo video di gatti. YouTube lo vede e pensa: aspetta, questo video su come far crescere i muscoli piace a persone che guardano tutto. Che cavolo è questo contenuto? Quindi l'algoritmo non riesce a capire chi è il tuo pubblico, smette di raccomandare il video, smette di provarlo con pubblico organico. Tutti i tuoi video futuri partono già penalizzati e non è finita. Tutte quelle visualizzazioni arrivano da link esterni, non da home page, da suggeriti o da ricerca. YouTube pensa: ok, questo video funziona solo su altri siti esterni, non lo promuovo internamente. Stai letteralmente pagando per dire a YouTube che il tuo contenuto non funziona sulla piattaforma. Attenzione, lo stesso vale per YouTube Ads fai da te. Se non sai impostare il targeting precisamente, stai comprando lo stesso tipo di visualizzazioni di bassa qualità. Invece cosa devi fare? Crescita organica e basta. Ogni visualizzazione organica vale 100 volte una visualizzazione comprata. Pazienza, i primi video riceveranno poche visualizzazioni, è normale. Ti dico la verità, su YouTube non ci sono scorciatoie. Vinci pubblicando valore e migliorando ogni video. Va bene, non hai comprato visualizzazioni. Ottimo, ma questo prossimo errore può fare lo stesso danno. Quarto errore, cambiare titolo o thumbnail troppo presto. 6 ore dopo la pubblicazione, 17 visualizzazioni, il panico. Forse il titolo non era chiaro, forse la thumbnail non attira. Cambi il titolo, cambi la thumbnail. Ecco, adesso andrà meglio. Vai a dormire tranquillo. Il giorno dopo, 18 visualizzazioni, il video è morto. Ecco cosa hai appena fatto. YouTube aveva già raccolto dati, CTR del 6%, ottimo, retention del 45%, buona. Stava iniziando a capire il pubblico. Quando hai cambiato il titolo e thumbnail, YouTube ha pensato: ok, questo è un video diverso, azzero tutto. Tutto lo slancio perso. Tutte le prove ricominciano da zero. E YouTube si è rotto le scatole. Questo creator continua a cambiare idea, non perdo altro tempo a provare. Video abbandonato. Ho visto creator cambiare titolo 3 volte in un giorno, ogni volta resettando tutto. Alla fine 50 visualizzazioni totali. Quando conviene cambiare? Dopo almeno 48 ore, minimo. Meglio dopo 7 giorni, ancora meglio dopo 2-3 settimane. E solo se hai dati chiari. CTR sotto il 3%? Thumbnail e titolo non funzionano. Retention sotto il 35%? Il problema non è il packaging. La soluzione migliore è l'A/B test di YouTube. Carichi 2-3 versioni di thumbnail. YouTube le prova automaticamente, senza resettare i dati. Puoi fare l'A/B test anche per i titoli. Prova a cambiare una cosa alla volta. Quindi usa il test che fa YouTube, non il cambio manuale. Cosa conviene fare invece? Pianifica bene il packaging prima di pubblicare. Prova con un sondaggio sulla community. Fidati della prima versione per almeno una settimana. Se non sei sicuro al 100% della thumbnail, non pubblicare ancora. Meglio aspettare un giorno e pubblicare con sicurezza. Questi primi 4 errori uccidono il video, ma il prossimo ti uccide mentalmente. Quinto errore, ossessionarsi con le analytics. Ore 18, pubblichi il video. Ore 18:05, controlli le analytics, 2 visualizzazioni. Ore 18:30, controlli le analytics, 7 visualizzazioni. Ore 20, controlli le analytics, 18 visualizzazioni. Ore 22, controlli le analytics, 23 visualizzazioni. Vai a dormire deluso. Il giorno dopo ricominci. Facendo così non aiuti il video, ti distruggi mentalmente. Ecco la verità che nessuno ti ha mai detto. I dati delle prime 24 ore sono un rumore. Hai 20 visualizzazioni. Una persona abbandona dopo 5 secondi. La tua retention crolla dal 50% al 35%.
ma quella persona magari ha cliccato per errore. Con 1000 visualizzazioni quell'abbandono pesa per lo 0,1%, con 20 visualizzazioni pesa per il 5%. I numeri saltano, il CTR varia dal 3% al 12% e poi al 5%. Non significa nulla, è troppo presto. Cosa devi fare invece? Controlla una volta dopo 2 ore e rispondi ai commenti. Poi chiudi YouTube Studio, ritorna dopo 48 ore. In quelle 48 ore lavora sul tuo prossimo video, vivi la tua vita. Stacca il cervello dal canale, perché su YouTube la crescita non avviene controllando i numeri. Avviene accumulando video. Dopo 50 video puoi guardare le analytics e vedere: ah, i video su questo particolare argomento fanno sempre meglio di quelli su quell'altro argomento, ma con 5 video i dati sono insufficienti. E c'è un altro problema. Controllare ossessivamente crea ansia. Perché questo video fa schifo? Forse non sono bravo, forse dovrei arrendermi. Questi pensieri non sono veri, il video ha solo bisogno di tempo. Ho avuto video che dopo 12 ore avevano 30 visualizzazioni, dopo 3 giorni 400 visualizzazioni, dopo una settimana 2000 visualizzazioni. Se avessi cancellato quel video dopo 12 ore avrei perso 2000 visualizzazioni. Ricorda, le analytics contano dopo almeno 500 visualizzazioni, prima di 500 è solo rumore. Parlando di cancellare video, questo è l'errore che per poco mi costava 40.000 visualizzazioni. Sesto errore, cancellare i video morti. Dopo una settimana dalla pubblicazione il tuo video ha 15 visualizzazioni. Un fallimento totale, lo cancello. Clicchi elimina, almeno non fa brutta figura sul canale. 3 mesi dopo scopri che quell'argomento è esploso. Altri video simili fanno 50.000 visualizzazioni. Il tuo? Cancellato. Ti racconto una storia vera. Stavo per fare lo stesso sbaglio. Ho pubblicato un video sul mio canale Faceless. Dopo 4 giorni 19 visualizzazioni. È un flop. Stavo per cancellarlo. Poi una mattina mi sveglio, 5.000 visualizzazioni, 200 commenti. 2 settimane dopo 17.000 visualizzazioni, 500 nuovi iscritti. Ora 41.000 visualizzazioni. Se l'avessi cancellato avrei perso 41.000 visualizzazioni, 500 iscritti. Il mio primo video è diventato virale. Cos'era successo? YouTube stava provando il video. I primi giorni lo prova con un piccolo pubblico. Retention ottima, 52%, ma poche impressioni. YouTube lo stava tenendo in caldo. Poi all'improvviso lo ha spinto ad un pubblico più ampio, video virale, a distanza di settimane. Succede continuamente. L'algoritmo prova, aspetta e riprova. A volte un video esplode 6 mesi dopo. Ogni video è un biglietto della lotteria. Se cancelli, stai buttando via un biglietto prima dell'estrazione. Quando è possibile cancellare un video? Se è fuori argomento e non rappresenta più il tuo canale, se contiene errori gravi, tipo informazioni sbagliate, se ti vergogni veramente, ma pensaci 2 volte. Per tutto il resto, lascia stare. Anche un video con 20 visualizzazioni è meglio di nessun video. Perché YouTube guarda anche la libreria complessiva. 50 video pubblicati hanno più credibilità di 10 video pubblicati e 20 cancellati. Abbiamo parlato di cosa non fare con il video, ma c'è qualcosa che non devi fare con i commenti. Settimo errore, gestire male i commenti. Ricevi il primo commento: questo video è inutile. Cosa fai? Cancelli immediatamente, rispondi per difenderti, ignori. Sai qual è la risposta corretta? Dipende. Molti fanno questo errore, cancellano tutti i commenti negativi, ma i commenti negativi sono partecipazione. YouTube non legge il sentimento, capisce che le persone stanno interagendo. I commenti sono partecipazione e quindi un segnale positivo. Cosa conviene cancellare? Insulti personali o di odio, spam e link esterni sospetti, commenti che dicono non guardare o dislike, troll che cercano di creare uno scontro di opinioni. Cosa non cancellare? Le critiche costruttive, le opinioni diverse, commenti che iniziano con non sono d'accordo perché. Una soluzione efficace è l'automazione. Vai su YouTube Studio, impostazioni, community, moderazione. Aggiungi le parole chiave da bloccare automaticamente, tipo video di cacca, non iscrivetevi, link esterni. YouTube le blocca prima che appaiano, così non perdi tempo. Ma lascia spazio ai commenti genuini e soprattutto rispondi. Ogni risposta è un nuovo picco di partecipazione. YouTube manda una notifica, l'utente ritorna e il tempo di visualizzazione aumenta. Puoi usare questa strategia.
Rispondi ai primi 5 commenti entro 30 minuti. Fai una domanda nella risposta in modo da stimolare un secondo commento. Fissa in alto il commento migliore, quello che fa aumentare la partecipazione. Per esempio, ricevi un commento ottimo video, la risposta peggiore, grazie, la risposta migliore, grazie, quale di questi errori hai fatto più spesso? Per me era il terzo. Vedi la differenza? Questi erano gli errori più comuni, ma ora arrivano quelli meno noti, quelli che fanno solo i creator esperti. Ottavo errore, non usare l'end screen strategica. Il video finisce, grazie per aver guardato, ci vediamo nel prossimo. Appare l'end screen con un video casuale suggerito, è un errore. Il 30% del pubblico arriva alla fine, è il tuo pubblico più coinvolto e li rimandi a un video a caso? O peggio, all'home page dove guardano un altro canale. Stai letteralmente regalando i tuoi spettatori migliori alla concorrenza. Cosa conviene fare invece? End screen con un video specifico correlato. Meglio se è un video lungo più di 10 minuti e con alta retention, perché il tempo di sessione conta più delle singole visualizzazioni. Uno spettatore che guarda 2 tuoi video per 20 minuti totali vale di più di 2 spettatori che guardano un video per 5 minuti totali. L'algoritmo preferisce il tempo di sessione. Come conviene anticipare il prossimo video? Invece di dire grazie per aver guardato, è molto meglio dire ma c'è un problema che non ti ho detto. Come fai a sapere se stai commettendo questi errori senza accorgertene? Te lo spiego nel video che vedi ora sullo schermo. La curiosità stimola a cliccare, così aumenta il tempo di sessione e l'algoritmo YouTube è felice. E questo ci porta all'ultimo errore, quello che lega tutto insieme. Non errore, trattare le prime 48 ore come se non contassero. Va bene, ho pubblicato il video, ora aspetto. No, le prime 48 ore sono le più critiche. YouTube sta raccogliendo i dati velocemente, sta decidendo se il video merita di essere spinto, lo sta provando con piccoli campioni diversi di pubblico. In queste 48 ore devi rispondere a tutti i commenti per dare un segnale di partecipazione. Verificare che il video sia ottimizzato, il titolo, la descrizione, i tag, assicurati che l'end screen sia attiva, non fare nessuno degli altri 8 errori che abbiamo visto prima. Ma soprattutto inizia a lavorare sul prossimo video, perché la cosa peggiore dopo aver pubblicato è fermarsi. Ho visto canali scomparire così, pubblicano un video, aspettano una settimana per vedere com'è andata. Una settimana diventano 2, lo slancio si ferma, il canale muore. L'algoritmo premia la costanza, non la perfezione, non i video virali, la costanza. Pubblica, analizza dopo 48 ore e poi pubblica il prossimo video. Questo è il sistema. E se hai già fatto qualcuno di questi errori, tranquillo, il prossimo video puoi farlo bene. Ogni video è una nuova opportunità. Ma ora hai un problema diverso. Come fai a sapere se il tuo video sta fallendo per questi errori o per altro? Te lo spiego nel prossimo video che vedi ora sullo schermo, perché il 99% dei canali YouTube fallisce, la dura realtà.